Guarda sti castrati come gli girano le palle. È una battuta del Marchese del Grillo, ma è anche la fotografia perfetta di persone disarmate e sconfitte dai fatti e dal tempo, che però continuano a dimenarsi, attaccando le persone perché non possono scalfire una realtà che non gli piace. Inutilmente e rumorosamente. Questa è un'analisi polemica, vecchio stile, di quella della Mr. Ed, ma necessaria, di un caso mediatico non da ombrellone ma da caminetto, visto che siamo in inverno, costruito sul nulla, o meglio, costruito dopo, perché non stiamo parlando di rumors, di un caso mediatico che potrebbe succedere, di un qualcosa che potrebbe accadere, quelli fanno parte del gioco, ma di autopsie di parte su cose già successe quando il risultato non è piaciuto a qualcuno. Non è andata come volevamo noi? Perfetto, tiriamo un po' di merda. La volete vedere la merda? Dai. Ciao da Mr. Helmet. Allora, il caso Vermeulen degli ultimi giorni è da manuale del merdone narrativo. Cioè il caso delle dichiarazioni di Chris Vermeulen sulla scelta di Marc Marquez sulla GP25 rientra perfettamente in questo schema e vale la pena analizzarlo non per capire Marquez, ma per capire noi, la stampa, i tifosi, il bisogno patologico di dividere il mondo in buoni e cattivi. Quando il forse diventa una sentenza da sfruttare. Mettiamo subito la faccenda sul tavolo. Dice Vermeulen, c'è una persona che conosco, con cui ho lavorato tanti anni fa, adesso non è in Ducati ma lavora in un'altra factory, vive nel paddock da molto tempo, parla con un sacco di gente. Bene, secondo lui Marc aveva capito che la moto 2025 non era la migliore della 2024, ma sapeva di poterla guidare e che Pecco invece non ci sarebbe riuscito, pensate. Così ha spinto Ducati per avere questa moto. Non sono sicuro al 100% che sia andata così, che questa cosa sia vera, però credo che potrebbe essere successo. Così, allora, fermiamoci un attimo e smontiamo questa cosa perché è veramente un capolavoro di costruzione e di narrazione tossica. Una persona che conosco, siamo a livelli di mio cugino, che non è in Ducati ma vive nel paddock, che ha una teoria che potrebbe essere vera, non so se è vera, però potrebbe essere, neanche Vermeulen dice sa se è vera, e poi ciliegina tira in mezzo un pilota che l'anno scorso ha perso il mondiale con quella moto con cui avrebbe dovuto fare faville, e un altro che nel 2025 non è nemmeno più in Ducati, cioè Jorge Martin. E poi da lì, eppure da lì in poi, la faccenda diventa un atto d'accusa. Cioè Marc Marquez avrebbe scelto una moto peggiore per mettere in difficoltà Bagnaia, e quindi questo è il primo cortocircuito logico, cioè Pecco aveva già perso il mondiale. Qui Vermeulen e chi rilancia la storia dimenticano un dettaglio, una sciocchezza. Bagnaia aveva già perso il mondiale con quella moto, era già stato battuto contro Martin con la GP24, e nel 2025 Martin non è più su Ducati, quindi non è su quella moto da battere, non bisogna togliergli nulla. Bagnaia non arriva da una stagione vincente, le 10 vittorie o 11 quante sono non contano nulla, perché conta il finale di campionato, ovvero la classifica. E poi c'è un'altra cosa oggettiva, dimostrata, che la GP25 viene accolta con entusiasmo da entrambi, Marquez e Bagnaia. Quindi la domanda brutale è: se la GP25 era una trappola, perché Bagnaia l'ha scelta anche lui? E qui le cose proprio non tornano e la narrazione inizia a puzzare di merda. Non c'è un altro termine per definire la situazione. Quindi Marquez è un genio assoluto oppure un ipnotizzatore da fiera, cioè che convince Bagnaia di una cosa che non è a suo danno. Il paradosso è meraviglioso. Cioè, da un lato Marquez viene dipinto come uno che legge il futuro tecnico, uno che capisce prima di tutti i limiti di una moto, uno che sa chi riuscirà a guidare una tale moto e chi no, uno che orienta una casa come Ducati che poi vince, quindi dovrebbero essere dei meriti, no? Dei superpoteri quasi. Poi dall'altro la stessa persona che ha tutte queste grandissime qualità, addirittura di lettura del futuro e del tempo, viene accusato di non lavorare per Ducati ma solo per se stesso, scegliendo una direzione tecnica egoista. Cioè, immaginate Ducati che gli dice: ma Marco, allora
qual è la moto migliore secondo te? E Marquez si dice, ma guarda, secondo me è meglio la GP24, però io con la GP25 vinco e Pecco no, quindi prendiamo quella lì. Ma vi rendete conto della costruzione mentale e di come viene riportata una roba che non ha senso? Cioè senza uno straccio di appoggio tecnico, niente. Quindi Marquez è cattivo perché pensa a se stesso scegliendo una moto migliore per lui e non anche per gli altri. Cioè ragazzi, parliamoci chiaro, Marquez è stato assunto per vincere o per fare della beneficenza tecnica? Cioè dov'è scritto che un pilota di punta con quel palmarès debba cercare la moto migliore per il collettivo? Di 6 piloti, 4 dei quali non sono neanche nella sua squadra. Non si capisce. Cioè non è forse questo il lavoro di un collaudatore, questo è un lavoro che potrebbe fare Pedrosa, che sceglie la moto migliore per tutti e 4 le KTM, Savadori, non lo so, Pirro al limite. Ma qui si confonde il ruolo del pilota con un'aspettativa morale inventata, cioè la morale del bene di Ducati come gruppo di piloti. Marquez, il bene di Ducati, è il suo ovviamente, lo fa, indovinate come, vincendo su una Ducati. Però Marquez diventa cattivo perché avrebbe pensato a se stesso. Pensate che novità clamorosa, un pilota che pensa a se stesso e cerca di battere il suo compagno di squadra, una novità assoluta del 2025 che ci doveva portare Vermeulen, il genio Vermeulen. Non stiamo giocando a pallone, ragazzi, non ci sono passaggi, assist e cross. Chi guida la moto in MotoGP deve battere prima il suo compagno di squadra e poi tutti gli altri. Non mi sembra una novità, anche senza essere andato in pista, come qualcuno dice. Tu hai mai corso, Mr. Helmet? Non ho corso, ma so che l'obiettivo di un pilota è vincere il titolo, battendo per primo il suo compagno. Il reato che non c'è è il danno che non esiste. Facciamo finta che sia tutto vero, va bene? E facciamo finta che Marc Marquez abbia veramente pensato con questa io vinco, con l'altra potrebbero vincere anche gli altri e quindi scelgo questa. E quindi dov'è il reato? Cioè dov'è il danno per Ducati? Perché ragazzi, non so se ve ne siete accorti, ma Ducati ha vinto tutto, ha dominato. Marquez ha vinto tutto, ha dominato. Bagnaia ha partecipato alla scelta. Quindi non stiamo parlando di irregolarità, scorrettezze, violazioni regolamentari, danni all'azienda, sabotaggi. Stiamo parlando al massimo di competizione portata ad un altro livello di paraculaggine, se vogliamo, ma a un altro livello in cui Marquez ha vinto portando Ducati a vincere essa stessa e battendo il suo compagno. Ma non è quello che gli è stato chiesto? Cioè, per cosa è stato chiamato Marquez al posto di un altro che poteva essere Martino, che ne so? Per questo. Quindi il boomerang mediatico di questa narrazione è questo, cioè questa narrazione voleva ridimensionare Marquez moralmente, umanamente, aziendalmente, non potendolo fare sportivamente. Lo ripeto, volevano attaccare Marquez umanamente, sportivamente, moralmente, eticamente, non potendolo attaccare dall'unica cosa che conta nel motociclismo, ovvero i numeri, nel rispetto chiaramente del regolamento. E qui illeciti o irregolarità non ve ne sono. E poi allo stesso tempo volevano assolvere Bagnaia trasformandolo in vittima. Non puoi assolverlo dal punto di vista dei numeri perché ha preso sonori ceffoni, allora lo assolvi dal punto di vista morale, trasformandolo in vittima di un colpo basso. Come al solito, povero ragazzo, cosa avete contro questo povero ragazzo, anti-italiani, gli date merda a questo povero... ragazzi, la classifica, non è merda, è la classifica. Per qualcuno è merda e per chi vince non lo è. E nel far questo si tira in mezzo Ducati per far vedere che le si vuole bene, quando a Ducati non gliene frega niente, perché tanto ha vinto, stravinto, convinto, ok? E questo lo fa Vermeulen, che se cercate su Google le sue dichiarazioni, ne troverete veramente tante a favore di una certa fazione e di una certa narrazione. Provate, cercate dichiarazioni di Vermeulen, ne troverete tante nel tempo, perché il web non butta via niente. Ora, creare dibattito con articoli da parrucchiere, rilanciati da riviste, soprattutto da parrucchiere, che però un dibattito che ottiene l'effetto opposto, perché Marquez ne esce come un supereroe, uno che solleva il martello di Thor, che sa sollevare solo lui, tira fuori Excalibur dalla roccia
che sa tirar fuori solo lui e tende l'arco come Ulisse, che solo lui poteva, su tutte queste narrazioni mitologiche. Ducati passa per vittima ingenua, che fa ridere perché, ripeto, Ducati è al settimo cielo perché è stravinto, e Bagnaia che viene dipinto come uno che sceglie la GP25 felice, poi prende gli schiaffi, non è più felice, piange e diventa una specie di cuckold narrativo, di guardone del successo degli altri, a cui però, alla cui scelta ha partecipato lui per primo. Ma chi ci rimette davvero? Vabbè, Vermeulen che per un podcast ha 5 giorni di visibilità, e la stampa che fa la figura del fluffer. Poi andatevi a vedere chi sono i fluffer in un certo settore, è il dibattito che diventa marcio ancora prima che inizi la stagione, ok? Perché così gli hater diventano ancora più hater e i fan ancora più fan, perché queste storie, ragazzi, non so se ve ne siete accorti, non convincono nessuno, radicalizzano tutti e lasciano tutti nella loro posizione in cui erano. Okay. Gli haters di Marquez diranno: come sportivo niente da dire, ma come uomo ha fatto perdere il mondiale, rovinerà Ducati, farà a Ducati quello che ha fatto a Honda. Ma magari 6 mondiali, come se ci dovessero andare a cena con Marquez e non guardarlo girare in una pista. Ok, e i fan di Marquez invece dall'altra parte saranno ancora più gasati. Vi ha purgato e vince anche con la moto peggiore, è riuscito a fare questa manipolazione, davvero genio, ha fregato tutti e godranno come ricci e avranno un'erezione narrativa infinita che durerà anche negli anni a venire, qualunque sia il risultato di quest'anno. È sempre stato così, come con il gol di mano di Maradona, come con il sorpasso di Valentino Rossi a Laguna Seca, con una differenza enorme, che qui non è stato fatto nulla di illecito, di irregolare, di illegale, nemmeno di moralmente discutibile, perché il fatto proprio non sussiste. Quindi Ducati ne ha beneficiato, Bagnaia era consenziente e Marquez ha vinto, e tutti gli altri a rosicare da una parte e a esaltarsi dall'altra. La vera domanda finale è: con Marquez che ha stravinto con una moto definita fra virgolette scarsa, saltando quante gare, 10, non mi ricordo già più, rifilando distacchi imbarazzanti, e Bagnaia che invece ha corso tutto il campionato ed è arrivato quinto, davvero nel 2026 vogliamo ripartire da qui? Cioè rimestando il nulla, cercando di fargli prendere una forma che non vogliamo? Oppure stiamo solo cercando un colpevole, il cattivo di una favola che non è finita come volevamo noi, un fuoco da alimentare, quando il fuoco vero, quello della pista, per ora non c'è. Quindi Marquez non ha bisogno di essere assolto, perché non c'è nessun processo reale, esiste solo il bisogno di raccontare un mostro, e la prova definitiva che praticamente quando non puoi attaccare la persona, cioè i fatti, attacchi la persona. Quando non ti piace come sono andate le cose, sposti il focus, come quei ritardati che dicono che io sono un hater perché tiro fuori i bilanci brutti delle aziende o le classifiche. Sono numeri, raga, c'è poco da odiare. Se non li accetti hai un problema. Non è attaccando chi legge un libro, chi legge il libro, che cambi il finale della storia. Okay? Il problema ce l'avete voi, ancora una volta, non è Marc Marquez ma chi rosica, come con Mr. Helmet. Ciao a tutti e buon anno. Guarda quei castrati come gli girano le tande.